Ave Legionari. Dobbiamo fare una notizia archeologica e dobbiamo tornare sulla Sacra Sindone, cioè il telo di lino che avrebbe avvolto il corpo di Gesù Cristo. In realtà avevamo appena fatto una notizia archeologica in cui avevamo citato lo studioso Cicero Moraes, che aveva realizzato una ricostruzione tridimensionale e aveva dimostrato che il telo di lino, noto come Sindone, non poteva aver avvolto il corpo di Gesù Cristo. E però avevamo anche ospitato in quella situazione il commento della sindonologa Emanuela Marinelli, autenticista di ferro, che aveva invece completamente smontato quella ricostruzione. Se ve lo siete persi, qua vi metto il link a questa notizia che abbiamo trattato in maniera molto approfondita. Però la Sindone è ritornata sulle pagine dei giornali perché c'è una nuova notizia che stavolta coinvolge le fonti antiche, cioè una nuova fonte, un manoscritto antico che è sbucato fuori e sarebbe un nuovo attacco nei confronti della Sindone come manufatto artificiale realizzato nel Medioevo. E adesso vi spieghiamo tutti i dettagli. Stiamo parlando di una scoperta di archivio, cioè abbiamo recuperato un nuovo manoscritto e questa scoperta è stata resa pubblica dall'Università Cattolica di Lovanio. Il protagonista è un antico testo scritto da Niccolò Resme, che è uno dei maggiori intellettuali francesi del XIV secolo, consigliere di Carlo V, vescovo di Lisieux, filosofo e scienziato, aperto allo spirito critico e da sempre avverso alle credenze popolari. Questo documento è emerso grazie a uno studio di Nicolas Sarzeau, che è ricercatore all'Accademia di Francia e ha pubblicato uno studio sul Journal of Medieval History. Proprio nella sua attività di storico e consulente, Oresme sottolineava nelle sue opere l'importanza del rigore razionale di fronte a presunti miracoli e oggetti sacri e nel passo inedito che oggi è tornato alla luce respinge ufficialmente l'autenticità della Sindone, cioè la qualifica senza nessuna esitazione come un inganno architettato dai canonici del priorato di Leroy a fini prettamente meramente economici. Nel suo testo Problemata, Oresme scrive testualmente: perché in questo modo molti ecclesiastici ingannano gli altri per fare in modo che portino offerte alle loro chiese. Ciò si vede chiaramente in quella chiesa nella Champagne dove si diceva che ci fosse la Sindone del Signore Gesù Cristo. E quindi parole gravissime. Questo testo, che è stato scritto negli anni 70 del 300, quindi fine 300, denuncia in maniera esplicita proprio la prassi di alcuni religiosi di attrarre nuove offerte promuovendo la Sindone come se fosse una reliquia autentica. E, attenzione, questo manoscritto è particolarmente importante e rilevante perché introduce una nuova voce critica sull'autenticità della Sindone molto prima di una più nota lettera di Pierre d'Arcy, vescovo di Troyes, redatta nel 1389. D'Arcy aveva già denunciato la Sindone come, testuale, opera abilmente dipinta e dichiarava addirittura che l'autore aveva confessato la frode di fronte a lui. Ma il documento che abbiamo appena portato alla luce anticipa ampiamente tali accuse, almeno 20 anni prima, confermando che c'era già una percezione diffusa della contraffazione della Sindone negli ambienti ecclesiastici più colti, già negli anni 70 del 300, 20 anni prima di quello che sapevamo fino ad ora. Quindi lo scritto di Oresme a questo punto è diventato il più antico attacco documentato e argomentato alla autenticità di questa reliquia. Ma attenzione, come va inquadrato questo ritrovamento? Lo storico Antonio Musarra, professore associato di storia medievale alla Sapienza di Roma, ha confermato a scripta manent la sua opinione e la sua analisi su questa notizia, su questo ritrovamento. Ogni volta che si parla della Sindone la polemica è sempre dietro l'angolo. Ha destato scalpore la pubblicazione su una rivista scientifica da parte di un ricercatore francese, un giovane ricercatore francese, di un documento risalente agli anni 70 del XIV secolo, un testo, opera di un intellettuale, Niccolò Resme, uno dei massimi intellettuali francesi del tempo, in cui si legge una critica
critica feroce nei confronti del presunto sacro lino utilizzato dai canonici di Lirè per sostanzialmente motivazioni di lucro, per lucrare sulle offerte dei fedeli. Ora, si tratta di una critica non nuova. Un altro documento risalente al 1389 già metteva in dubbio l'autenticità della reliquia e ricostruiva in parte il contesto. Questo documento non fa altro che retrodatare, queste critiche. E fin qui tutto bene. Ovviamente da qui a dire che la reliquia sia un falso medievale, però ce ne passa. Ora, non è mia intenzione piombare nella diatriba tra chi afferma l'autenticità del sacro lino e chi ne afferma invece la falsità. Si tratta, a mio modo di vedere, di un falso problema. I dati storici ci dicono che il lenzuolo sindonico compare alla metà del XIV secolo e noi dobbiamo prendere per buono quello che le fonti, che i dati ci dicono. E è più interessante per lo storico cercare di capire perché questo oggetto compaia proprio in quel dato periodo. E la motivazione, a mio modo di vedere, sta non tanto nel dichiarare quell'oggetto un falso medievale, ma nel comprendere che quell'oggetto corrisponde in un certo qual modo a un tipo di religiosità che va diffondendosi nel corso del Trecento, in particolare dopo la Grande Peste del 1348, una religiosità maggiormente intimistica da un lato, dall'altro strettamente legata alla passione di Cristo. È questo che il sacro lino rappresenta senz'altro il Cristo morto e probabilmente dunque più che parlare di falso noi dovremmo parlare di oggetto devozionale volto a stimolare la devozione per l'appunto dei fedeli nei confronti del Cristo morto. Niente falso dunque, ma qualcosa di più complesso. La parola falso rimanda immediatamente a un altro contesto, rimanda a una frode, e la frode è denunciata da alcuni autori, tra cui Oresme, della seconda metà del XIV secolo. Ma come facciamo a essere certi che colui che ha fabbricato questo lenzuolo volesse effettivamente frodare? Non possiamo, come storici, fare un processo alle intenzioni. Possiamo dire invece che questo oggetto si inserisce in un contesto specifico e che a un certo punto è testimoniato, viene utilizzato anche in maniera eccessiva forse per richiamare un flusso di denaro. Non si può andare oltre, a mio modo di vedere, questa affermazione. Dobbiamo abituarci a far parlare le fonti nel loro contesto e soprattutto a comprendere che le fonti ci parlano più di coloro che le hanno redatte che dell'oggetto, dell'argomento che stanno trattando. Dunque siamo di fronte a un falso medievale? Io non lo chiamerei falso, lo chiamerei per l'appunto una testimonianza straordinaria della religiosità cristica affermatasi in maniera prepotente già a partire dall'esperienza francescana duecentesca, ma soprattutto nel Trecento di fronte a uno sfacelo come la peste che inevitabilmente modifica in certo qual modo la mentalità del mondo medievale. È l'autunno del Medioevo. Quindi chiaramente questa era una notizia che andava detta e questo dettaglio andava necessariamente tirato fuori perché riapre per l'ennesima volta il dialogo e il dibattito sulla Sindone. Quindi di nuovo siamo costretti a chiedere a voi nei commenti che cosa ne pensate, se questo nuovo manoscritto cambia qualcosa, se lo trovate interessante o non modifica sostanzialmente quello che già sappiamo sulla Sindone, e come sempre cercheremo di leggere e di rispondere a tutti i commenti. Speriamo di avervi interessato, vogliamo sapere il vostro parere, un caro saluto e alla prossima notizia di archeologia.